Sono passati 3 anni, ma mi tremano ancora le gambe se ci penso. Oggi tra queste montagne ci facciamo coraggio e cerchiamo di superare quel trauma. Ma non solo perché siamo in una zona del paese ricca di meraviglie e leggende che vale la pena di scoprire. Siamo nella parte più occidentale del Kirghizistan e lo abbiamo attraversato quasi tutto da est a ovest. Qui però abbiamo trovato ancora più forte il senso di comunità, unione e voglia di portare avanti antiche tradizioni. Siamo pronti a iniziare questa giornata in cui, ciliegina sulla torta, si balla anche. Prima di salire sulla giostra, noi siamo Angela e Paolo e viaggiamo dal 2018. Se ti va di sostenerci, iscriviti al canale, grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal Kirghizistan. Siamo più precisamente ad Arslanbob, che è questo paesino tra i monti, siamo a 1700 metri e ci stiamo adesso inerpicando per salire ancora di più per una vista dall'alto, perché in questo paesino, che abbiamo iniziato a scoprire nel video precedente, quindi se non l'avete ancora guardato andate a dare un'occhiata, perché abbiamo iniziato a scoprire le prime tradizioni di questa che si sta rivelando una delle tappe più belle che abbiamo fatto finora in questo viaggio. Comunque adesso stiamo salendo nel punto panoramico per vedere dall'alto il motivo per cui Arslanbob è famoso nel mondo. Paolo dietro fa il mimo intanto. Per rafforzare le parole. Mi sembra giusto. Abbiamo preso un sentierino dal paese, ci siamo inerpicati immediatamente, siamo già belli alti, non è mattina ma è primo pomeriggio, abbiamo appena finito di mangiarci uno zuppone buonissimo con un pane sublime, sublime, sublime. Mi illumino, il pane qua è pazzesco e meno male che ci siamo messi in cammino, così adesso cominciamo un po' a bruciare. E allora ragazzi, stiamo andando in quello che è un monumento naturale, unico al mondo, una foresta di noci. Foresta di noci, ma non noci in Puglia che è un paese, noci vere! Non so se avete notato, ma è ormai più di un mese e mezzo che stiamo viaggiando e ancora siamo a quota zero pizze, il che devo dire ha dell'incredibile. Si connette al discorso sul pane, Esattamente, non fa una piega questo. Diciamo che il pane sta sopperendo all'irrefrenabile voglia di pizza che ha sempre Paolo. Momento fontanella sexy all'arrivo. Non è così sexy, eh? No, direi di no. Da vedere no, però devo dire che è molto godurioso lavarsi con quest'acqua. Abbiamo anche bevuta. Ci ha detto il signore qui che si può bere, quindi l'abbiamo bevuta e accanto mi piace che c'è questo, che è questa specie di teiera che in realtà è il bidet, cioè si riempie di acqua e la usi come bidet in bagno. Sempre bello iniziare il video con questi dettagli, Dal punto panoramico dove al momento non c'è nessuno, ci siamo solo noi, c'è poi questa piattaforma con i palchetti dove si prende il tè e si mangia in stile kirghizo e poi si mangia e si beve con questa vista qua, ragazzi. Questa è la vista che si ha sulle montagne, siamo di fronte a delle cime che arrivano a 4427 metri e infatti c'è tutta la neve e il ghiaccio lì proprio sulle cime delle montagne. Qua sotto c'è tutto il paesino appoggiato sulle colline proprio sotto le montagne e c'è un dislivello dal paese alla cima di circa 2800 metri. Il paesello poi quasi si mimetizza perché tutto attorno a noi, come direbbe Ennio Doris, questa è citazione top, tutto attorno a noi c'è una foresta di noci, la più grande al mondo, va avanti di brutto, perché poi tutto, anche il punto panoramico, vedete, si fa tutto il giro intorno e questa è la foresta di noci più grande al mondo. Da questo lato poi ci sono anche le montagne e tutti questi picchi di lato. Quando si parla di noci a me viene sempre in mente Maria che ci dice sempre: ragazzi, mi raccomando, noci tutti i giorni, 2 al massimo 3. E insomma Maria, siamo proprio qua dove le coltivano, le esportano in tutto il mondo. Questo per esempio immagino sia un albero di noci. Tra l'altro sono molto belli, perché hanno questi tronchi enormi. Infatti questi noci possono vivere addirittura fino a 1000 anni. Lo sapevo ragazzi, al primo tentativo l'ho sbagliata. In realtà non è quello l'albero di noci, ma è questo qua di fronte a noi, con queste foglie che sono di un verde molto più acceso, sono più grandi
grandi le foglie e si vedono proprio i frutti, le noci che sono lì appese e in questo momento sono di questo verde perché non è ancora il momento della raccolta, che poi in realtà arriverà a settembre-ottobre, tipo come l'uva, più o meno lo stesso periodo, e quindi durante quel periodo arriveranno qua nel paesino tantissime famiglie anche da altre parti del paese proprio per fare la raccolta. Quindi si metteranno qui con le tende, poi tutte le varie famigliole andranno a lavorare in questa foresta. Siamo entrati adesso ufficialmente in quello che è la foresta, stiamo parlando di 600.000 ettari di bosco con sia noci che anche altri alberi da frutto, mele, prugne, pistacchi, tutto in questa zona che infatti è parco naturale, è zona protetta, e vengono qui, pensate ragazzi, raccolte 1500 tonnellate di noci ogni anno. Quindi settembre-ottobre arrivano tutte qua le famiglie, si spargono e vedete questa parte qua è tutta recintata proprio perché appartiene a una specifica famiglia e quindi fanno queste recinzioni con il fil di ferro e questi rami secchi. A grande richiesta è arrivato il momento, Angela, quante cose lei ci spiegherà. È arrivato il momento, Angela, quante cose ci racconterà. È tornata la È sigla. il passaggio sotto l'ascella. Ho visto, mamma che effetti speciali. Comunque più che momento Angela, questo è il momento leggenda, o meglio ci sono due leggende. La prima riguarda Alessandro Magno e si dice che Alessandro Magno passò di qui, scoprì le noci, le portò con sé in Grecia e da lì si diffuse l'utilizzo delle noci, e infatti in alcuni paesi queste noci, quelle che conosciamo noi, si chiamano noci greche proprio per questo motivo. Grazie Alessandro Magno. Esatto. La seconda leggenda invece è legata proprio al nome del paesino, perché Arslan Bob significa in realtà il re della foresta, e si dice che Maometto un giorno contattò quest'uomo che lavorava, un uomo umile che lavorava appunto la terra, e gli disse di andare a trovare quello che doveva essere il paradiso sulla terra, quindi un bellissimo posto. Quest'uomo viaggiò molto finché non trovò questo luogo con un bel fiume, le montagne, ma nessun albero. Maometto però fu talmente colpito dalla descrizione di quest'uomo che gli diede un sacchetto pieno di semi. Quest'uomo andò sulla cima della montagna e sparse questi semi in tutta la vallata circostante, e tra questi semi c'erano anche delle noci e altri alberi da frutto che attecchirono, e così nacque quello che è chiamato appunto il giardino di Arslan Bob. C'è un picchio. Si sente? Ha smesso. Ha smesso. Comunque abbiamo trovato finalmente una noce per terra. Vedete com'è verde fuori? Ha proprio quell'odore di acerboso. Poi all'interno, quando sarà il momento giusto, ci sarà proprio la noce vera e propria sotto questa scorza verde. Adesso però questa qua ce la portiamo e provo ad aprire. Come farci? Non c'è niente dentro, no? Trovo una roccia, vediamo com'è dentro. Eccolo qua che l'ho schiacciato. E qua ci sono proprio... Eccolo qua, l'interno. Si stava proprio formando... Eccolo il guscio e la noce. Che panorama qua dietro, ragazzi, mamma mia! Tornati al paese, qua c'è un albero di noci mostruoso e ci hanno costruito attorno quella che sembra essere tipo una cascina, e comunque parte da qua. Quanto è grande! Questo è ancora più grande di quello che abbiamo visto nella foresta. Sono pronto, ragazzi, per fare la doccia. In pratica c'è questa piccola cabina tutta fatta in legno con la doccia qua sopra. L'ho provata già ieri, era caldissima perché probabilmente si scalda col sole. Devo dire, ragazzi, che il sole quando picchia veramente forte e quindi poi l'acqua rimane calda. Anche stamattina siamo stati svegliati dalla nostra sveglia ufficiale e di fiducia, o meglio io sono stata svegliata perché Paolo neanche si è accorto. Hanno cantato i galli per diverse ore ma lui non si è accorto di niente, ha continuato a dormire. Comunque questo è il giardino del posto dove stiamo dormendo e abbiamo notato che anche qui c'è un bell'albero di noci qua sopra, gigantesco, e poi hanno tutto questo giardino immenso ma super curatissimo tutto quanto, anche le piantine di qua, tutti i fiori sono curatissimi,
Ecco Paolo che si sta ancora svegliando dalla faccia, che viene dalla sua gita là in fondo dove c'è il bagno. Stamattina ragazzi, colazione alternativa, qui c'è il forno tandoori e abbiamo trovato questo posto dove fanno i samsa ma con le patate. Non li abbiamo ancora provati con le patate, quindi li prendiamo, in genere sono tutti con la carne. Ci abbiamo trovati 40 centesimi, guardate che meraviglia qua, appena sfornati, guarda qua. Wow! Il fiume si è calmato un sacco rispetto al primo giorno che siamo arrivati qui, non è più neanche così marrone, si sta piano piano ripulendo di tutta la terra che aveva tirato giù probabilmente con le frane. Apriamolo anche se sembra essere l'inferno. È ustionato. È duro. Bello croccantino. Patate e cipolle. Viene una cipollata, un odore di cipolle fuori. Mamma mia. Anche speziato, c'è qualche spezia. Ma che bellezza, adesso però dobbiamo aspettare un attimo perché è bollente. Questa è la cosa che assomiglia di più in assoluto in tutto il mondo ai samosa indiani, perché ci sono anche le speziette, è proprio quella roba lì, è un vero e proprio samosa, magari un pochino più duro esternamente, perché non è la pasta è un po' fritto diversa. anche. Non è fritto. Per compensare l'incredibile bellezza naturale che c'è qua attorno abbiamo bisogno di compensare e finalmente possiamo farlo perché siamo in un luogo che è trashissimo. Che bell'ingresso che c'è con l'arco. In teoria sulla carta questo è un Luna Park in stile sovietico, quindi molto interessante anche da visitare, ma poi tu entri, la prima cosa che c'è è un macellaio col cartonato della carne. Cioè i cartonati piacciono un botto in Kirghizistan, ma pure il macellaio è caduto in questa trappola. Il panettiere, il macellaio, Qua sono accanto al tutti i panettiere. negozietti. La signora che ha i samsa, quindi quelli che abbiamo mangiato stamattina per colazione, insomma è tutto, qui È una tutto. città in miniatura in Poi si realtà. possono tirare i pugni e ci sono tutti poi i giochi, ecco, quelli del Luna Park vero e proprio. C'è un botto di gente, Ma diciamo, tantissima! cioè questo posto è incluso nel tour che fanno le persone quando vengono, no? Salgono sui pulmini, si fanno portare un po' in giro e questo è uno dei posti che ragazzi che vuole parlare. Hello! 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 Ciao! No, mi chiamava io. Ok. E poi si è un po' vergognato. Detto questo, cosa stavo dicendo? Qui c'è un sacco di gente, è sono tutti incluso qua. nel tour, diciamo, del posto. È un posto Cascate, foresta e imprescindibile. Luna Park. Mi sembra giusto, bellissimo. Qua si gioca, ci sono i giochi dei palloncini, si possono vincere tutti questi enormi pupazzoni. Qua abbiamo giochi con la ruota della fortuna. no? Sembra Non si la capisce. roulette più che altro. La roulette russa con il denaro. No ragazzi, incredibile, degna di consonno che però è abbandonato. Qua invece è ancora attivo. Resiste, più o meno, perché sto trenino sta cercando di partire da 10 Non minuti. parte mai. Oh, è No, partito. sono partite le montagne russe, ma cosa c'entrano qui sotto? No, non sono partiti. No, sono ancora lì. niente, Fanno tutto avanti e bloccato, indietro, non parte. Tutto vero, però questa scena è spettacolare, Bellissima. ruota panoramica. La barca che va su e giù, il trenino che non parte. Non è partito, Bellissimo. sono salite altre persone, A aggiungiamo. caso, aggiungiamo. E la vista dietro, vogliamo parlare. Guarda che montagne ci sono dietro. Ci sono dei rumoracci, ragazzi, che non vi dico. Roba che non sembra funzionare benissimo. Dai, che forse Vai, si parte. parte. Vai, ha È preso la partito, rincorsa. è partito. Avevo pensato poteva essere un'idea carina prenderlo, non lo so più. Adesso No. che lo vedo in movimento non lo so più. Dai rumoracci che sento, no. Tutto molto old fashion, anni 80, anni 70, anni 60 anche. Se ci seguite da un po' ragazzi lo sapete, noi abbiamo un trauma da superare, cioè la ruota panoramica. Quale posto peggiore per farlo se non questo? Questo ragazzi, no vabbè, va pianissimo questo. Questa va L'altra piano. volta è stata un'esperienza. No, raga, no, questo non me l'aspettavo veramente. No. Questo è troppo. Insomma, diciamo che era una ruota pensata come ruota panoramica, ma andava come una giostra pazza, però anche qui gli ingranaggi, ragazzi, che ansia. È altissimo.
Perché stiamo correndo adesso? Number one. Ah, andiamo a vedere, ha detto che si vede addirittura la cascata da qua sopra. Oddio che Presa, ansia. ragazzi, al volo. Sembrano i banchetti delle elementari, guarda. Proprio le stesse sedioline. Le giostrine presenti nei parchetti. Ma tipo è tutta degli per anni noi. 80-90. Esatto, valentissimo. Ma si può che ho paura della ruota panoramica? Ma sta perché va cosa? su adesso, Agra, vedrai. Comunque non siamo soli. Aia, aia. No, Ah, deve scendere. sbagliato, Non va bene. sbagliato. Non va bene. Momento di panico. Guarda qua, roba nuova, questa appena mantenuta, come si dice? È un po' logora quella ruota. Poco Ma guarda il fondo di queste cabine. Ma perché noi dobbiamo sempre fare ste robe folli? Vabbè, ci sta secondo me però, Guarda che bella. Poi ci dicono l'autostop è pericoloso. Ma La no! ruota panoramica Questo è pericoloso. Che ansia. Sei tranquilla, Angela? Per niente. Tutto ok, guarda come. Ma goditi il panorama, senti anche l'aria fresca. Più si sale, più l'arietta è fresca, guarda, si vede tutto. Questa è la nostra giostra, questa è la giostra dei viaggiatori, perché tu ti alzi e sei una specie di drone umano. Una specie di drone. meglio il drone. Forse era meglio il drone. Guardavamo da giù. No, però devo dire che almeno il giallo è fresco, sembra che l'abbiano fatto da poco. Rincuorante. Il sistema lì, il paesaggio. insomma, guarda che bello, bello. le montagne dietro, mamma mia, sembra di fare un tuffo negli anni Ci 40. stiamo muovendo o siamo fermi? Ci stiamo muovendo. No, stiamo muovendo anche. Siamo in alto. Però non si velocizza al momento. No, rimane così. Ma più che altro che si sentono sotto i rumori delle altre giostre. Senti, e quindi ti fa venire l'ansia, dici ma siamo noi sogliati. Senti quella roba. Manca l'olio secondo me, mi sa che l'olio proprio non è concepito. No, come vedi sta cosa quando siamo nella parte più alta della ruota panoramica, ma ti sembra? In teoria adesso siamo in alto, dovremmo vedere la cascata. Io non la vedo, non si vede la cascata. O è quella roba lì piccolina. Non c'è acqua, forse. No, non c'è acqua. Oppure non saprei. Pubblicità ingannevole. Ingannevole, signore, signore. sotto. Oddio, siamo un po' in alto anche. Siamo nella Io non lo so. Io non vorrei dire, ma io la sto facendo sotto sulla ruota. Tieniti forte, Aga, tieniti forte. Tra l'altro non si può far girare. No, ma che girare? Ma cosa stai facendo? Non toccare niente qua, che è tutto insieme così. No, ma dai, è bellissimo. Ma non Ora sai, mi dove vai? No, guarda, è fantastico. Ma guarda che posto. La vista è spettacolare, dai, merita. Merita. Il motore gira bene, Piano, Celentano, Very good. Lasciatemi cantare. con la chitarra in mano. Sono un italiano. Felicità. Felicità. Qui abbiamo la centrifuga della lavatrice che però non è per niente frequentata. È completamente vuota e sta girando a vuoto. Ce n'è una? Ah, eccola! Sì, c'è una signora. Stai in piedi, ti legano e giri così. Le vuoi due pizze, Angela? Lo sapevo. l'offerta, Stavo pizza per e dire una burrito. cosa, ma mi hai bloccato sulla pizza. Non so dove le fanno qua le pizze. Comunque, Non c'è nessuno. volevo solo dire che si entra gratuitamente al parco, cioè non c'è un biglietto d'ingresso per il parco, ma poi paghi le singole attrazioni, tutte costano 100 som che sono €1. Come dire la cascata, anche qui si possono comprare i gerani, ragazzi, vendono le piante. Piace questa cosa di comprare le piante quando tu vai a divertirti, anche se sei un turista te la porti a casa come ricordo. Si balla, ma che bello. Paolo devo dire fa dei passi proprio, non proprio. Ma signora è bravissima invece. Italia. Как идет? Хорошо? Хорошо. Окей, тогда. Ok. Окей. Grande, Rahmat. Ciao. Abbiamo visto tutta questa gente qui in fondo al parcheggio in pratica e poi abbiamo visto questo enorme scivolo e vengono giù le persone con dei mega ciambelloni. Ci sono le rotelle ed eccoli là che scendono di brutto. Mazza, oh. Mazza. Ma guarda qua! Che la signora! Mazza, era un missile! Stanno facendo la pasta fresca, guarda qua. Che manualità, guarda che bella.
così. Aspetta, dacci un Che spettacolo. Questi vanno nell'Agman. L'Agman, eh? Ok, ok. E poi via, a bollire. Wow, very good. Quanto sei figo, Biagino del mio cuore. In questa versione anche tamarrissima con l'aquila. Vediamo all'interno, visto che qua parcheggiato è tutto abbassato. È lui, è lui. Ah no, c'è una pedana dietro tipo rialzata. E questo non è per niente comodo. Guarda, guarda Angela. Dentro c'è tipo uno sbalzo. Da dietro, da perché qua ci a sono là. i sedili, sì. Sì. Meno spazioso del Biagino Original Piaggio. Davanti invece è molto simile. Noi viaggiavamo su sta roba qua. Questo è il mini bazar turistico che c'è all'interno del parco giochi. Il signore ha appena comprato delle racchette con il volano. E qua si vendono però anche altre cose, tra dolci, formaggi, assaggi vari che si possono fare. Ecco qua. No, ok. Ok. Rachmat. Questa è la cosa che ci piace di più, la pastiglia. Ma ne abbiamo già comprata abbastanza. Sì, ne abbiamo già un sacco, è buonissima. Una bomba calorica non indifferente. Ci sono tanti giochi indirizzati proprio ai più piccoli, ai bambini piccoli, ma in realtà poi vedi anche persone di tutte le età salire su queste giostre. Questa è la parte più bella secondo me, perché si divertono tutti allo stesso modo. Ci sono anche gli autoscontri poco frequentati, ma quanti ricordi anni 90 le giostre a Verdello? Quanta gente ha perso i denti davanti su ste giostre. Qualcuno ce l'abbiamo qua. Ma pensa a te, questo non l'ho mai detto in nessun video, mi sa. No. Quando ero piccolo, su un autoscontro, mi sono rotto tutti e due questi denti qua. Le le palettone. due palette, sì, li ho rotti tipo a metà. Quindi sono un po' ricostruiti. Spero che non succeda mai un inconveniente. L'ho detta? Ecco, l'hai detta. Tocchiamo tutti i ferri. Perché in caso, cioè, sono rifatti, quindi E quindi potrebbero. rimani con i denti spaccati. Sì. E tutto questo è stato sì. colpa loro, degli autoscontri, che però vedo che adesso hanno addirittura le cinture di sicurezza. Allora, facile allora, così, negli anni bella 90 la ti vita. spaccavi i denti, punto, cioè era finita lì. Chissà quanta gente ci ha perso nasi, Sì, sicura, denti, fronte, labbra, fronte, tutto. cicatrici, robe. Invece no, Se adesso avete delle storie, ragazzi, raccontatecele nei commenti. secondo me è pieno. Qui è partita la nave con questo rumore davvero poco invitante. Questo è il motore sotto con la ruota che gira e fa scivolare la barca che dondola qua sopra. C'è anche una puzza piuttosto forte di bruciato in questa zona, ma ci sono persino le docce. Ci sono le docce, ragazzi, quindi se sei qua, sei tutto accaldato, sei salito, hai sudato, sei stanco, ti fai anche una bella doccia. Perfetto, hanno pensato a tutto proprio. Come si fa la doccia al parco giochi? Come si fa? Ma noto adesso che non sono neanche legati, il motore si è fermato e quindi loro stanno dondolando di brutto senza alcuna protezione. No, sono seduti e basta. Non hanno niente, nessuna cintura di sicurezza, nulla, non sono legati da nessuna parte. È tipo un brucomelo alternativo questo. No, i calci in culo, ragazzi, ma c'è anche il codino da prendere. La musica in sottofondo è tipo quella, no? Eros Ramazzotti, quel genere lì che c'è sempre con questa giostra. Ammazza, ragazzi, questa è la catapulta! No, testa in giù, mamma mia. C'è solo una persona impavida che sta... fa il 360 gradi. Madonna! Pensa che vomitate che si fanno qua! E il ragazzo sta facendo tutto manualmente, quindi la giostra non è automatica. Si è bloccato! È rimasto fermo su! No, va. Ah, scende! Ma no! E non vuoi berti una bella soda qui nel parco? Mi sembra il minimo. Qua ci sono questi sciroppi e aggiungono l'acqua, che non mi sembra gasatissima come acqua, frizzantissima, no? Hai già fatta? Sì, 20 centesimi costa. Ah, però le bolle, vai, assaggia. Frizza. Big Bubble. Sì? Siamo tornati alla nostra postazione
pratica facciamo da mangiare. Stasera abbiamo lenticchie rosse, carota, un pomodoro e la nostra cucinetta da montare. Adesso ce la facciamo in un secondo. Mettiamo tutto insieme praticamente. Tutto insieme, Le lenticchie butta tutto le abbiamo dentro. messe a bagno, sono ingrandite per bene. Mettiamo tutto insieme. Non abbiamo mai parlato dei prezzi da quando siamo in questa zona del Aspetta, Kirghizistan. che te l'avvicino anche perché c'è il fiume che fa un po' casino. Sottofondo, sì, però è rilassantissimo quando devi dormire. Comunque, detto questo, i prezzi in questo paesino in realtà sono molto simili a tutti quelli che abbiamo trovato nel resto del paese, anche se è comunque un paesino isolato e turistico. E questa cosa, devo dire, ci ha colpito piacevolmente. Per prezzi identici intendo quelli della spesa, no? Quindi il pane che costa 30-40 centesimi come nel resto del paese, la verdura costa pochissimo, anzi a volte meno rispetto a quello che abbiamo trovato nelle grandi città. E l'unica cosa che costa di più però è dormire. Ma perché siamo anche in altissima stagione, Esatto. l'estate è l'altissima stagione e può costare anche tanto. Diciamo che, vabbè, a parte le nostre soluzioni alternative, Sì, che sono per esempio dormire sul davanzale della signora, oppure sul davanzale, sulla terrazza. sulla terrazza della signora, Sul davanzale sembrava un'altra cosa, vabbè. oppure in campeggio libero, oppure in campeggio all'interno delle strutture, insomma, noi riusciamo a spendere molto poco perché comunque le richieste sono alte. Sì. Chiedono anche 15 euro a persona per dormire in Sì. una guest house. Sì. I prezzi sono alti, sono poche le guest house, sono difficili da trovare e già abbiamo sperimentato in alcune città questa cosa. Questa difficoltà. E spesso e volentieri, oltretutto, cioè è tutto incluso, c'è la Sì. colazione, la cena ed è per questo che Ti prendi insomma, il pacchetto così sui 20-25 euro a persona ti fanno cena e colazione, cioè, che non è esattamente, livelli europei Sì. quasi ragazzi, siamo a livelli europei in certi casi. diciamo però, che non è esattamente poi il tipo di viaggio che facciamo noi generalmente, non potremmo sostenere un budget no. di 30 euro al giorno a persona, sarebbe un altro tipo solo di per viaggio. dormire ci pare proprio un po' una follia. Però devo dire che vabbè. quando tu hai queste situazioni in cui diventa più complicato ti ingegni e trovi delle Sì. alternative molto valide. Devo anche dire che le persone qua sono molto disposte ad aiutarti. Sì, tantissimo, Quindi tantissimo. eventualmente ti fanno piantare la tenda nel giardino, oppure fanno come la signora appunto. Questa Sì. cosa è molto bella, molto Sì. molto bella. Kirghisi top, popolo fantastico. E da questo Sì. punto di vista ecco che gli è Partita arrivata la carota. la carota. Quindi qua mettiamo carota, le lenticchie, anche un pomodoro. Si butta dentro tutto. C'è una... C'è da dire che l'abbiamo già detto, alla Scusate. fine i kirghisi sono un popolo nomade che si è sempre spostato nelle montagne con le tende, le yurte, e quindi secondo me anche questo paesino, no, che sembra più diciamo statico, nel senso che ci sono queste grandi case e tutto quanto, in realtà poi quando arriva la stagione delle noci anche loro diventano nomadi perché si accampano nei campi per raccogliere le noci, intere famiglie, e quindi hanno sempre questa Una bella mentalità, flessibilità. sì, questa mentalità un po' Bella più flessibilità di che trovare ci la vuole. soluzione più semplice e che possa andare bene per tutti, quindi questa cosa a noi piace tantissimo, devo dire l'aspetto che ci è piaciuto anche di più di questa cultura. Ecco qua. Ma guarda qua, sembra di essere a mezzogiorno in famiglia, eh? Esatto. Guarda qua, La- parliamo, mentre facciamo la ricetta. Adesso guarda, dov'è? Come si chiama lei? La Clerici. Clerici, esatto. Antonella. Antonellina. Guarda cosa abbiamo fatto. È schifo da vedere, mamma, è Ma no, brutto. lasciamo perdere, censuriamo, altro che Antonellina. Ti ricordi che c'è l'Antonellina con la Sei signora? lavata le mani, Ma c'è ancora la tesoro? signora? Non ne ho la più pallida idea. Boh. Ti sei lavato le mani tesoro? Ti sei lavato le mani tesoro? Non da lo un so, po' che non saprei l'abbiamo dire. La persa. Clerici c'è ancora. beh. Il resto non lo so. Non so se c'è ancora va avanti. Detto questo, a breve via, si prepara e se magna. I sacchi a pelo sono posizionati da un lato e dall'altro. Siamo pronti a passare la nostra ultima notte qua nelle montagne. Fantastico, bellissimi questi giorni. Domani però si scende. E attenzione perché salgono le temperature, scendiamo noi e salgono loro. 42, 43 gradi. Abbiamo visto delle cose da far scoppiare il cervello. Quindi vediamo come andrà. Se volete ragazzi iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo sempre lunedì, mercoledì, venerdì alle 13 in premiere. E se volete, Ci trovate anche su Patreon, vi lasciamo qui il link, lo trovate anche nella descrizione del video. quindi ragazzi, abbraccione di gruppo. Alla prossima. Ciao belli! Ciao.